Con il DJI Mini 3 alle porte, DJI prosegue la sua discutibilissima politica di vendita e commercializzazione dei suoi droni. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele e in caso ancora non lo sappiate è letteralmente alle porte il DJI Mini 3. Il nuovo drone della casa cinese che, almeno secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere un DJI Mini 3 Pro senza i sensori anticollisione, senza l'Active Track, senza il Follow Me e con la stessa cam del modello Pro ma con un bitrate inferiore. Quindi diciamo una sorta di DJI Mini 3 Pro entry level che, oddio, entry level non più di tanto perché il prezzo si gira attorno ai 600-700 euro. Ok, ma del Mini 3 parleremo nella sede opportuna con prove di volo, range test, qualità fotografica e così via. Oggi voglio soffermarmi su quello che è il comportamento, su quella che è la politica di vendita della DJI, che definirei imbarazzante e un'offesa per tutti noi acquirenti. Come è successo infatti per il DJI Mavic Air, il DJI Mavic Pro, il DJI Mavic Pro Platinum, il DJI Spark, che almeno hanno ricevuto un supporto costante per all'incirca 2 anni e mezzo, che è comunque pochissimo per prodotti tecnologici venduti a questi prezzi, ma ora siamo arrivati davvero all'assurdo. Il DJI Mini SE, un drone che DJI ha commercializzato qui in Europa meno di un anno fa, ragazzi. Guardatevi a quando risalgono le prime recensioni di questo drone in Europa, saranno passati 10, forse 11 mesi. Beh, a meno di 12 mesi di distanza e nonostante le ottime vendite, come testimoniano le tante recensioni su Amazon, che sono un ottimo metro per valutare quanto vende un prodotto, beh, DJI ha ritirato dalla vendita il suo DJI Mini SE, il suo drone fotografico entry level con il prezzo più basso e accessibile. Non c'è stato nessun annuncio ufficiale da parte della DJI e non è la prima volta che succede, sono sempre cose fatte un po' in sordina, un po' di nascosto, ma lo possiamo notare tranquillamente sia sulla pagina Amazon con il drone ormai non disponibile da oltre un mese e da qualche giorno anche sullo store ufficiale DJI. Il DJI Mini SE non è acquistabile in nessuna sua versione, né base né combo. Solitamente funziona così per DJI: inizialmente ritira il drone da Amazon, che credo sia il suo canale di vendita più massiccio, più ampio, e successivamente, quando le scorte si esauriscono, lo rimuove anche dai siti dei rivenditori ufficiali. E il DJI Mini SE, ragazzi, non lo nascondo, inizialmente non mi entusiasmava l'idea di un drone riciclato con alcune parti del Mini 1 e altre del Mini 2, ma nella realtà dei fatti è stato, nel suo brevissimo arco vitale, un drone che ha offerto un'ottima qualità fotografica, ottime doti di volo ad un prezzo super accessibile, 299 euro, che molto spesso si riducevano a poco più di 200 euro sfruttando offerte e promozioni per un drone che volava davvero bene, che scattava ottime foto e registrava dei buonissimi video, ideale, perfetto per chiunque si affacciasse a questo hobby e cercasse un buon drone senza spendere cifre assurde. Il DJI Mini SE era davvero una piccola perla grezza, un piccolo diamante in casa DJI, ma a quanto pare, ragazzi, lo ripeto, nonostante le ottime vendite, DJI ha deciso di ritirarlo dal mercato. Perché? Beh, forse perché si trattava di un drone DJI venduto ad un prezzo anomalo per quanto riguarda DJI, 300 euro, anzi meno di 300 euro per un drone DJI, forse erano troppo pochi. Ora la fascia entry level è il DJI Mini 2, che costa dai 450 ai 500 euro, quindi praticamente il doppio rispetto al DJI Mini SE. E attenzione, perché già si vocifera dell'uscita dal mercato anche del DJI Mini 2 non appena il DJI Mini 3 arriverà in commercio. E quindi questo significa che forse tra qualche mese, queste sono ancora congetture, sono rumors, ma staremo a vedere, beh, se comunque dovessero essere reali, concretizzarsi, significherà un drone entry level DJI Mini 3 venduto ad un prezzo di circa 600-650 euro, che di certo per iniziare a volare non è il massimo spendere cifre
così importanti. E ora voi vi direte, bene, e gli accessori? Beh, considerate che per il Mavic Air, il Mavic Pro, il Mavic Pro Platinum, il DJI Spark, a distanza di 2-3 anni praticamente non si trovano più in commercio accessori originali per questi droni. Bisogna rivolgersi o al mercato dell'usato, con tutte le problematiche del caso, specialmente per batterie ed eliche, oppure all'aftermarket o comunque accessori terze parti. E anche qui la qualità non è mai paragonabile agli accessori originali. Quindi ragazzi, io sinceramente non so decifrare al meglio questa strategia di vendita, di marketing della DJI. Aiutatemi voi a fare chiarezza in merito, cosa ne pensate, fatemelo sapere lasciando un commento qui sotto e parliamone insieme. Trovate che sia corretto verso gli acquirenti vendere prodotti a prezzi così importanti che durano 1 anno o 2 e gli accessori di conseguenza diventano quasi introvabili dopo poco più, dopo 2 anni, 3 anni? Secondo me no. Vabbè, dite la vostra, e se volete acquistare qualche drone, micro SD e accessori vari che vi consiglio, vi lascio un po' di link qui sotto in descrizione video nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video insieme al mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, il più grande gruppo di droni in Italia. Entrateci e trovate anche il link per la mia pagina Instagram con il mio nome, Michele Pesole. Spero che questo video vi sia piaciuto, un bel like per supportarmi, e se volete aiutarmi nel far crescere questo contatore che è quasi arrivato alla soglia degli 86.800 iscritti, beh, iscrivetevi subito al mio canale cliccando sul tastino iscriviti qui in basso. Lo apprezzerei davvero tanto. Mi sono un po' sfogato perché queste cose non è che mi facciano impazzire, sono comportamenti secondo me molto discutibili. Dovrebbe esserci maggiore attenzione verso l'acquirente, il consumatore, e una maggiore tutela nei nostri confronti. Vabbè, questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo!